Ben ritrovati a tutti sul mio canale dedicato alla fluid art. Io sono Francesca, per chi ancora non mi ha conosciuto, questo è un canale nuovo di zecca e che ho deciso di inaugurare con quello che vi avevo promesso essere una saga di 3 video dove vi avrei presentato 3 prodotti diversi per creare celle senza silicone. Ebbene, questo è il terzo video e, e ho pensato in realtà di farvi un super regalo, una super sorpresa, perché non solo vi presenterò il terzo prodotto che vi avevo promesso, ma ve ne presenterò ben altri 3. Mm. E li vedremo tutti oggi perché in realtà appartengono tutti a una stessa categoria e ci ragioneremo un attimo. Quindi direi di partire immediatamente con il conoscere il primo prodotto. Questo è Pantene, non so se si vede o se la luce fa specchio, forse fa un po' specchio, è Pantene Spray olio infuso di cocco. E si sa che l'olio di cocco crea celle, nel senso che non è che l'ho inventato io, e gli artisti americani, almeno in molti video che ho visto, sponsorizzavano questo prodotto all'olio di cocco. Loro utilizzano un marchio ben preciso, ehm, che in Italia di fatto nei negozi non si trova, si può trovare online perché io in realtà su Amazon l'avevo trovato, però mm, cioè, rispetto ai nostri marchi aveva comunque un costo che non mi andava di spendere mm, per fare una prova di questo tipo, per cui mi sono chiesta se nel nostro mercato ci fosse qualcosa di simile. E ho trovato appunto questo Pantene infuso olio di cocco. Funziona? Funziona tantissimo. Mm, quindi dobbiamo un attimo spendere 2 parole su questo prodotto perché in realtà è molto reattivo e non solo crea celle dentro alle celle, per cui fa veramente questo effetto matriosca di celle ehm, che è interessante ma va un po' gestito. Può dare degli effetti veramente molto belli e un po' diversi, no? Però va veramente gestito. In che senso va gestito? Nel senso che dovete giocare un po' con lo spessore del vostro colore. Nei video di oggi vedrete su questo prodotto 2 versamenti. Il primo ho tenuto il colore dello spessore che di solito si utilizza per la flip cup. Secondo me, almeno per i miei gusti personali, è un pochino troppo sottile, quindi nel secondo versamento ho tenuto i colori un pochino più spessi e questo è il primo che vedrete. Ma a grande sorpresa ve ne presento altri 3. Uno è Biopoint Professional cristalli liquidi illuminanti. Non so se lo vedete. Anche questo è un prodotto per capelli. Capelli spenti, opachi, quindi un altro prodotto, cugino di questo, se non fratello, ma un altro marchio. Questo è Pantene, questo è Biopoint. Su questo prodotto, anzi sugli altri 3 che adesso vado a presentarvi, ho ottenuto il colore come l'ultimo versamento fatto con il Pantene, quindi un po' più spesso di quello che di solito si utilizza con la tecnica flicca. Questo perché sono prodotti molto reattivi e davvero per il solito bicchierino, no? Questo, questi sono quelli da caffè. Questo è ancora più piccolo perché per fare i campioni utilizzo poco prodotto, quindi ho utilizzato questi. Ecco, in un bicchierino così ho messo una goccia. Questo è il secondo versamento che vedrete, ma comunque troverete il nome in sottoimpressione quando partirà il video. Il terzo prodotto che andremo a vedere invece è questo. È un olio splendente di Splendor.
un prodotto sempre per capelli, appunto qua c'è anche un capello. Questi prodotti non li ho acquistati apposta per fare questo genere di prove, li ho trovati nell'armadietto del bagno di mia madre, perché io non faccio molto uso di questi prodotti, ma lei sì, è proprio fissata. E quando li ho visti mi sono illuminata, perché il primo che avevo, l'unico che ho veramente acquistato è questo, il Pantene olio di cocco, che era il protagonista del video di oggi. Quando poi nei giorni successivi appunto ero da lei e ho visto nel suo bagno questi prodotti, mi si è accesa la lampadina, perché ho detto perché non dovrebbero funzionare? Cioè alla fine qual è il principio eh, di creazione delle celle di questi prodotti qua? È la densità, cioè tutti gli oli, tutto ciò che è oleoso ha una densità minore dell'acqua, e anche se questi prodotti hanno quattro densità diverse, però comunque hanno tutti e quattro una densità minore di quella dell'acqua. Per cui le particelle, quando voi andrete a mettere la vostra goccia nel colore, la mescolerete e si stempererà in tante altre particelle, ma comunque rimarranno isolate. Quando voi andrete a versare il vostro colore tenderanno a tornare su, cioè tornare a galla, no? Creando appunto le celle. E bisogna giocarci un po', bisogna sperimentare e il divertimento sta anche in questo, no? Scoprire un po' quali sono le differenze tra l'uno e l'altro. Quindi abbiamo visto Pantene, Biopoint, Splendor e l'ultimo è Ultra Dolce di Garnier, al oli meravigliosi Arganic Camellia. È questo qua. Quindi parliamo di marchi nostri. Questi sono stati tutti acquistati in negozi fisici, ma li trovate tranquillamente anche online e costano pochi euro. Forse il più economico di tutti credo sia questo, ma sotto troverete anche il link di acquisto se volete confrontarli. Detto questo, e capito un po' quello che è il principio di base, potete tranquillamente provare, sperimentare con quello che avete in casa. Magari avete una marca diversa o ci sono anche molti prodotti oleosi per i capelli a base di oli di lino. Non lo so, ce ne sono davvero di tanti tipi, cioè entrate in un qualsiasi reparto di cosmetica, ne troverete davvero, avrete l'imbarazzo della scelta. Ma anche nei discount potete trovarli al supermercato, qualcosa trovate, quindi potete tranquillamente sperimentare anche con altri marchi e altri prodotti, perché comunque il concetto di base è quello. E tutti e quattro sono degli oli, ok? Quindi seppur diversi, e dopo lì dovrete imparare a conoscerli e quindi capire qual è lo spessore giusto della vernice per ottenere l'effetto che più vi piace, però hanno comunque il concetto di base che la densità è minore rispetto a quella del vostro colore acrilico che è a base di acqua, ok? Quindi io non perdo più tempo, non faccio più perdere tempo in chiacchiere e direi di lasciarvi alla visione di questi versamenti, ne vedrete due, con due appunto spessori diversi di colore sul Pantene e poi a ruota, ma troverete l'indicazione sul video quando inizia, degli altri tre prodotti. Io spero davvero che i video insomma diciamo che questa saga di video inaugurali del mio nuovo canale dedicato alla food art sia per voi davvero di ispirazione, di utilità e che possa davvero aiutarvi a sperimentare, a trovare modi diversi per creare effetti sempre nuovi, no? Se sperimentate altri prodotti, marchi diversi e vedete che sono interessanti, mi farebbe molto piacere che li condivideste magari anche sotto nei commenti. Detto questo, io adesso vi lascio la visione dei versamenti dei video così vedrete come reagiscono e quali sono gli effetti che possono creare
e noi ci vediamo all'appuntamento della settimana prossima dove cambieremo completamente prodotto. Buona visione!